Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima edizione del 2022 di eHealth Talks. Quindi vi faccio il benvenuto, io sono Chiara e vi accompagnerò nella sessione di oggi della Talks e prima di iniziare vi racconto che cosa sono le eHealth Talks. Si tratta di una serie di eventi che hanno l'obiettivo di creare delle conversazioni sul futuro della salute. Quando noi parliamo di futuro, in realtà intendiamo quello che è già presente, perché non intendiamo un futuro tra 5 anni, ma abbiamo l'obiettivo di andare a raccontare e creare un dialogo di quelle che sono soluzioni, prodotti, servizi che sono già presenti e che possono essere implementati e utilizzati da tutto quello che è il sistema della salute. Quindi si tratta di soluzioni che stanno già aiutando a innovare il mondo della salute e del benessere. Quindi questo è l'obiettivo delle talks che sono state create e ideate da Omar Kafini, che è CEO e founder di Airbag Studio. E quindi benvenuto Omar, e grazie per aver pensato a questo formato. Grazie Chiara dell'introduzione è un piacere essere qui nel 2022 e iniziare insomma con un nuovo evento. L'idea di questo formato è molto semplice, quello di portare a conoscenza i progetti sulla salute digitale, progetti concreti, in modo da avvicinare un po' il pubblico degli addetti ai lavori con la tecnologia che sta dietro questi progetti, quindi cercando di parlare un linguaggio semplice, comprensibile per tutti, e allo stesso tempo quindi dimostrare come effettivamente è possibile innovare, lo si sta già facendo, e quindi diamo anche un po' l'opportunità di raccontare questi progetti dagli ideatori e fargli anche qualche domanda, insomma stuzzicare anche l'interesse del pubblico, che invito a interagire nello strumento di domande e risposte che avete a disposizione durante la live. Chiara raccoglierà le domande per voi e le porterà, diciamo, agli speaker. Quindi ti ripasso la palla, Chiara. Grazie Omar, e appunto la nota tecnica è quella di poter porre le domande quando volete nella chat, e sicuramente ci sarà l'occasione di portarle agli speaker e di discuterne insieme. Prima di passare quindi a quella che è la tematica di oggi, ci tengo anche a precisare che eHealth Talks è patrocinato da Club T di Milano. Oggi di cosa parleremo? Oggi la tematica è il medico innovativo, quindi quali sono di nuovi strumenti per la pratica clinica, quali sono quei strumenti, servizi, prodotti che il medico può andare a implementare nella sua gestione quotidiana di pratica clinica per, da un lato, ottimizzare la sua attività, dall'altro lato fornire un servizio di valore per quelli che sono i suoi pazienti o consumatori. Questi strumenti oggi li vediamo con la lente della pratica clinica e quindi dell'utilizzo da parte del medico, ma possono essere anche visti con la lente di consumatori. Quindi vi presento gli ospiti di oggi, che sono Beatrice Alari di Health for Development e Giulio Gagliazzo di AI. Quindi benvenuti a entrambi. Grazie per aver partecipato, aver deciso di partecipare alla giornata di oggi. Adesso avremo sicuramente l'occasione di discutere più nel dettaglio con voi i vostri prodotti e le vostre soluzioni. Quindi benvenuti. Grazie mille Chiara. Grazie. Ok, a questo punto direi che possiamo entrare nel vivo della discussione di oggi. Saluto per un attimo Giulio, ci vediamo tra poco, e a questo punto benvenuta Beatrice e partiamo subito. Chi è Health for Development, chi è Beatrice e di cosa vi occupate? Benissimo. Beh, innanzitutto Sento l'audio un po' basso, forse? così va bene? Mi senti bene così? Non benissimo. Perché non ho cambiato. Allora, mi Così ti sento dispiace. bene. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e ringrazio anche Omar per l'iniziativa.
Allora, la tua domanda di chi sono e chi siamo, chi rappresento, io sono il project manager della società H4D, quindi Health for Development. È una società francese che è stata creata nel 2008 da un dottore, il Franck Baudino, un medico francese di origine italiana, del Cunese, e che ha sviluppato, che ha creato la società H4D. È un medico specializzato in medicina d'emergenza urgenze, e ha lavorato vari anni all'estero a supporto, del personale diplomatico per aiutare a rinforzare le reti sanitarie locali. Col filo degli anni e dell'esperienza gli è venuto, l'idea, la voglia di creare uno strumento, da porre sul territorio per creare una rete, di cabine di televisita, che consentirebbero di rinforzare ulteriormente l'assistenza sanitaria territoriale. Così ha sviluppato una, cabina che chiamiamo la Consult Station, che è una cabina di televisita. Quindi la mettiamo sul territorio, quindi, oggi principalmente in uffici pubblici, nei municipi per esempio, dove i cittadini possono entrare all'interno della cabina e vedere il medico che si collega da remoto. Ottimo, quindi, il prodotto è la Consult Station e come si configura? Parlavamo di cabina, quindi cosa mi devo immaginare come lato Allora, paziente? lato paziente quando si arriva è una cabina di 1 metro su 2 metri circa, bianca, larga, un po' abbastanza spaziosa con una bella poltrona, medica e all'interno ci sono vari device medici. Va dal semplice termometro, ossimetro, tensiometro, a strumenti anche un po' più sviluppati come per esempio con l'otoscopio si può vedere il fondogola, il timpano, con lo stetoscopio si può sentire il cuore, i polmoni o c'è l'ECG anche 12 derivazioni. Sono tutti degli strumenti che sono stati sviluppati dall'azienda nel filo degli anni, per poter permettere al medico di fare la sua visita a distanza, spiegando al paziente come usare i vari strumenti, perché alla fine, è il medico che decide quale strumento utilizzare, quando utilizzarli e deve spiegare al paziente che fisicamente utilizzerà per esempio l'otoscopio, per poter far vedere il timpano o dovrà disporre lo stetoscopio al posto giusto per poter permettere al medico di sentire il cuore. Wow, quindi io sono un paziente, entro all'interno di questa cabina e mi trovo il medico invece che di fronte a me, come nello studio tradizionale a cui siamo abituati, lo vedo attraverso uno Uno schermo, se ho schermo, capito? esattamente. È un po' come Skype, bisogna immaginarsi. C'è lo schermo con il medico in grande e se attiva uno strumento con la camera, quindi per esempio il dermatoscopio o l'otoscopio appunto, io potrò vedere in grande, il fondo della mia gola o quello che fa vedere lo strumento e in basso il medico. Quindi questo rende anche molto partecipe il paziente e dal lato paziente è molto io che, per esempio non sono un medico, le prime volte che lo utilizzavo, è molto interessante perché vediamo delle cose, scopriamo delle cose sul nostro corpo che prima non eravamo cioè era solo c'è il medico che guardava, diceva: "Tutto bene" o Sì, e è una quindi medicina più partecipativa perché, ass invece che solo ascoltare e, rimanere, come dire, fermi immobili e farci visitare, siamo parte attiva anche noi della visita in questo modo. Esattamente. Parliamo anche di paradosso della telemedicina, perché questa distanza fisica che c'è tra il medico e il paziente obbliga al medico e al paziente di parlare di più. Quindi la comunicazione viene sviluppata di più che in una normale visita tradizionale in presenza, dove il medico fa tutto, poi ci scrive la ricetta e buona giornata. Invece lì c'è molto più comunicazione. Bellissimo. Questo diciamo è un po' l'esperienza lato paziente e mi aspetto però anche che il medico che si trova dall'altro lato è anche per lui un modo diverso di visitare e di interagire. E com'è che il medico viene a conoscenza della soluzione? Com'è che viene formato? Come si approccia a questo mondo? Assolutamente. Il medico,
cioè è una parte, è uno strumento per il medico, ma oltre a quello cioè si spinge sempre di più anche questa parte della televisita, della telemedicina, e diventa proprio qualcosa che i medici oggi studiano. Nella nostra azienda c'è tutta una parte del team che sono dei medici che fanno della ricerca, sia sulla comunicazione col paziente, quindi come parlare col paziente a distanza, farlo sentire a suo agio, farlo sentire in confidenza per ricreare l'ambito della visita. Anche la comunicazione su come usare gli strumenti, ovviamente, dove posizionare lo stetoscopio, come spiegare al paziente dove posizionarlo. E poi c'è tutta una parte della telesemeiotica, quindi anche come identificare delle patologie a distanza. Per esempio, ci sono delle cose che non si possono fare a distanza, come la palpazione, e quindi noi portiamo avanti della ricerca per capire fino a quanto possiamo fare delle visite a distanza e fare delle diagnosi. Per questo abbiamo anche delle partnership con delle università in Francia, e quindi per esempio c'è questo esempio che uno dei medici oggi doveva essere anche collegata la mia collega responsabile medica, che purtroppo è in un'urgenza in ospedale, quindi non ha potuto collegarsi, ma una delle cose che mi spiega, che trovo molto interessante, per esempio per una peritonite normalmente un medico deve poter toccare il paziente. In questo caso si trovano delle alternative, per esempio chiedere al paziente di alzarsi sulla punta dei piedi, ricadere sul tallone e vedere il dolore, il grado di dolore. In questo modo è un modo molto più affidabile che semplicemente chiedere di toccare e di dire quanto ha male. Quindi ci sono tutte queste tecniche alternative che vanno oltre gli strumenti della cabina, e quindi tutta una parte di ricerca e di studio e di formazione dei medici che effettuano la visita. Ottimo, questo significa che il medico che sarà in grado di avere tra le sue, chiamiamole skills, professionali, la capacità di dialogare non solo di persona, ma di essere in grado di dialogare e di diagnosticare, con l'utilizzo di telemedicina e di strumenti di telemedicina, avrà probabilmente un valore aggiunto o comunque caratteristiche differenti rispetto alla classica professionalità a cui siamo abituati. Sì, no, infatti è uno dei feedback, uno degli interessi principali per i medici. Oggi abbiamo anche lanciato una piattaforma, la H4D Academy, e tutti i medici che lavorano, che fanno le visite tramite il device, che sia in Francia o all'estero, possono scambiare tra loro idee o dire: "Oggi ho avuto questo caso", e quindi si scambiano anche attraverso questa piattaforma, sulla quale vengono anche uploadati delle linee guida, e quindi i risultati della ricerca portata avanti dal team di ricercatori qua. E quindi sì, c'è diciamo che la parte medica e di ricerca è una parte molto importante in questo lavoro. Ottimo, ottimo, perché poi è quella che poi porta all'impatto clinico e quindi al risultato nei confronti del paziente. Assolutamente. E se io fossi un paziente, e vedessi, la consult station all'interno magari della mia azienda, oppure magari all'interno di una farmacia, com'è che posso accederci? Come posso prenotare la visita? Me lo dice il mio medico? Come funziona, l'accesso? Allora, questo dipende sempre dai progetti. Noi lavoriamo sia in ambito privato, che pubblico, in Francia, per adesso. Quindi privato vuol dire che la cabina è sul luogo di lavoro, è un servizio proposto dal datore di lavoro per i dipendenti che possono vedere un medico sulla sede di lavoro senza perdere mezza giornata, per poter avere una ricetta, perché l'interesse della cabina è che posso vedere il medico, può fare una diagnosi e poi stamparmi una ricetta che posso utilizzare in farmacia. Quindi, se sono un dipendente dell'azienda dove si trova la cabina, semplicemente prendo l'appuntamento, c'è una piattaforma per i pazienti,
per prendere un appuntamento nella cabina e poi vengono anche raccolti i dati, quindi posso vedere i vari dati e anche la mia ricetta viene uploadata sul mio account. Questo è in ambito privato. In ambito pubblico anche semplicemente c'è sia la possibilità di prendere appuntamento sia tramite la piattaforma online o via al telefono. L'idea è che quando oggi, cioè da qualche anno, soprattutto dal Covid, si sta sviluppando molto sul territorio e quindi oggi abbiamo dei pazienti che possono andare in azienda a trovare la cabina e poi se sono invece verso casa loro possono andare nella cabina che si trova nel municipio vicino a casa loro. Quindi questo è un po' anche l'ideale era proprio l'idea di Franco Bodino all'inizio di creare questa rete di telemedicina, di cabine di telemedicina, dove io posso andare a vedere un medico senza attesa e nella giornata. Ottimo, avere diciamo, l'assistenza a portata di mano anche magari in aree in cui, magari adesso sono a Milano e dico ho effettivamente dei centri diagnostici, ambulatori molto comodi, però se immagino magari, penso ai miei nonni che abitano magari in un paese un po' più piccolo, il medico magari non è sempre a disposizione, quindi questo potrebbe essere, una risposta ottimale. Esattamente, quindi oggi in Francia si parla di desertificazione medica, che esiste anche in Italia, quindi che sia in una zona dove per esempio il medico è andato in pensione e non è stato ancora sostituto, o in zone dove semplicemente ci sono troppo pochi medici rispetto al numero di cittadini. Quindi assolutamente. In Italia oggi siamo presenti da un paio di anni e ci stiamo facendo conoscere e più che altro c'è stato anche il Covid e adesso la telemedicina si sta sviluppando tantissimo, quindi il grande lavoro in Italia oggi è capire come possiamo integrarci in questo sviluppo della telemedicina. Ci sono vari investimenti che sono fatti a livello pubblico per poter sviluppare appunto la telemedicina sul territorio e quindi bisogna, ecco, io presento la soluzione e come funziona in Francia e poi ovviamente dipende sempre dai progetti perché è più che altro uno strumento che viene messo nelle mani dei medici. Però lavoriamo anche in altri paesi all'estero dove viene usata in un altro modo perché la necessità è diversa. Per esempio lavoriamo in Gabon, la cabina si trova all'interno di un ospedale, di una piccola città ed è collegata con i medici specializzati della capitale, così perché nella città piccola c'è il medico generale, c'è il medico pediatra, non c'è il cardiologo, l'ORL, il dermatologo e quindi in questo modo possono fare le visite specialistiche a distanza. Quindi diciamo che è più uno strumento e poi viene adattato alle necessità del luogo. E questo penso sia la parte più bella, adesso dico in generale della salute digitale, ma l'opportunità di avere degli strumenti e dei servizi che possono poi essere modulati in funzione della necessità. Quindi all'interno della città magari diventa veramente la possibilità di fare la spesa e prima o dopo la spesa farsi controllare quel, non so, disturbo che si aveva, invece in posti più remoti o con caratteristiche territoriali diverse diventa il modo di portare un'alta specializzazione, un'esperienza che magari è distante a livello di chilometri in un punto specifico. Quindi è bellissimo come progetto. A questo punto ho un'ultima domanda per te, Beatrice, che è quali sono possibili sviluppi futuri? Perché ricordo che è stato utilizzato anche come punto d'accesso magari per il triage durante il Covid, che la farmacia potrebbe essere un altro punto d'accesso. In Italia si parla tanto della cosiddetta farmacia dei servizi, Sì. quindi immagino che questi possano essere tutti filoni da esplorare in funzione poi dei bisogni. Sì, assolutamente. Allora, in Italia cioè stiamo portando avanti varie possibilità di partnership. Adesso siamo sempre molto collegati in ambito quindi aziendale. Abbiamo anche, stiamo anche parlando molto con
Vabbè, in realtà non credo di poter oggi dare nomi, però diciamo che stiamo portando avanti dei progetti molto interessanti anche in ambito ospedaliere e privato, e quindi ci sono delle possibilità di progetto molto interessanti sul territorio. Stiamo lavorando anche per mettere, quindi integrare questo strumento sul MEPA, quindi per poter agire in ambito pubblico, e quindi sì, diciamo che le potenzialità Un po' di sviluppi. ci sono un po' di sviluppi in Italia e soprattutto tanti sviluppi cioè l'Italia sta facendo tanto oggi di sviluppo in telemedicina, quindi nel senso sono due cose che vanno insieme, diciamo. Ottimo. Ti faccio invece una domanda che arriva da Davide, dal pubblico, che scrive: Buonasera, complimenti per il progetto. E la domanda è: il progetto prevede di espandersi anche nelle abitazioni private tramite webcam o PC degli utenti o è limitato alle cabine? E aggiungo, prima di lasciarti rispondere, se non fossero le abitazioni private, queste nuove strutture, diciamo, di condomini smart in cui ci sono le palestre, lo spazio per babysitting e il di coworking, potrebbero essere questi eventuali luoghi? Allora, in Italia oggi si parla molto di case della comunità, quindi sono delle cose che stanno per essere sviluppate sul territorio, quindi dei luoghi dove una persona va e può, in realtà è ancora tutto molto, se ne parla ma non è molto chiaro ancora cosa sarà, ma potenzialmente potrebbe essere un luogo dove c'è per esempio un medico, dove c'è soltanto anche un infermiere e la possibilità di vedere il medico a distanza, potrebbe anche essere questo. Scusami, la domanda era... Se invece nelle abitazioni, diciamo, domestiche ci private. sarà un qualche Allora, sviluppo. ovviamente la cabina no, non nel domicilio. In realtà adesso non ne ho ancora parlato, però c'è un nuovo prodotto che è uscito a settembre, che sta cominciando a essere commercializzato, che è un HomeKit, quindi effettivamente portiamo la cabina in casa. Quindi sarà tutto sul telefono e all'interno della scatola ci sono i vari device che sono tutti collegati con l'app sul telefono, con Bluetooth. Quindi è un nuovo prodotto che potrebbe essere molto interessante per pazienti cronici, per collegarsi con il proprio medico o per poter prendere anche le misurazioni tutti i giorni e poi avere l'elenco da condividere con il medico. Quindi questo sì, esatto, più per, diciamo, pazienti cronici o per esempio che escono dall'ospedale, che devono essere seguiti dal medico e quindi che possono avere l'accesso a questa soluzione tutti i giorni in casa. Ottimo, soprattutto perché vista la ricerca che fate sulle caratteristiche, sul valore della telemedicina che offrite, sicuramente ha valore poter ampliare a Sì, questo. certo. Ti faccio Sì. un'ultima domanda che vedo sempre dal pubblico, da parte di Emanuele, che chiede se per lavorare con gli ospedali e quindi con il pubblico avete effettuato un processo di HTA e se ci sono consigli su consigli su chi deve effettuare queste pratiche. Quindi il processo di valutazione diciamo, della tecnologia e dell'impatto, se è un qualcosa che prevedete di fare, che è stato fatto, come sarà? Per la tecnologia, Sì, l'affidabilità? per la tecnologia. Allora, la tecnologia è stata totalmente certificata CE, quindi in Europa noi possiamo lavorare con qualsiasi ospedale. Ovviamente quando parliamo con degli ospedali, con delle strutture sanitarie, sono tutte cose che ci vengono ovviamente richieste e poi vengono fatti anche dei test, delle verifiche, quindi certamente è uno strumento, è tutto certificato di classe medical device di classe 2A, tutti strumenti e la cabina nella sua globalità, e questo è assolutamente importante perché in Francia abbiamo messo la cabina anche in qualche ospedale
come dicevi, per il pre-triage dei pazienti Covid, e quindi ovviamente quando qualcosa viene collocato all'interno dell'ospedale per forza deve essere interamente certificata, quindi sì, Ottimo. assolutamente. Ottimo, sì, diciamo che uno dei passaggi, soprattutto più a livello di sanità pubblica in Italia è il cosiddetto Health Technology Sì, Assessment, che credo che vedrà dei cambiamenti nel momento in cui si vorranno integrare le tecnologie di salute digitale, anche adesso in ottica di telemedicina. Quindi magari è un qualcosa che affronterete, come raccontavi sì, prima. sì, assolutamente da affrontare, e fa parte delle varie tappe di sviluppo quando entriamo. Diciamo che quando siamo arrivati in Italia inizialmente l'idea era principalmente privato, corporate, e adesso ci stiamo appunto, cambiamo, cioè nel senso più indirizzando verso questo ambito pubblico perché il paese si è più aperto a questa possibilità qua. Quindi farà parte delle tappe Ottimo. le Da prossime fare. tappe, assolutamente. Benissimo. Io Beatrice ti ringrazio moltissimo, è stata un'ottima, Grazie a te. discussione, ringrazio anche le domande, da parte del pubblico a questo punto farei switch per poi fare una piccola discussione finale, quindi ti ringrazio ancora Va Beatrice. bene, a dopo. A dopo. Adesso introduco, Giulio. Ciao Chiara. Dovresti Eccoci sentirmi. Giulio, ti Ciao. sentiamo forte e chiaro. Grazie Giulio dell'attesa e grazie di aver partecipato a questa giornata, a questo evento. Giulio è Sales and Marketing di DI e parto anch'io subito con la prima domanda che è: raccontaci un po' di te e raccontaci un po' di DI. Certamente. Allora, sono Giulio Gagliazzo, mi occupo della parte marketing e sales di DI. DI è una realtà italiana nata a Padova, nel 2015, nata come startup, da un'idea. L'idea venuta da un oftalmologo di Brescia che si è domandato: oggi, nelle nostre tasche abbiamo sempre un dispositivo, un telefono. Come possiamo metterlo al servizio della sanità? Come possiamo renderlo utile nella nostra pratica clinica? E soprattutto come possiamo sfruttare la potenza, non solamente della fotocamera, ma anche la potenza computazionale del telefono, che molte volte è anche superiore rispetto a quella di molti dispositivi medici, attualmente in commercio, Vero. per migliorare la vita delle persone. Da qui è nato DI. DI è un dispositivo hardware e software, che combinato insieme allo smartphone, trasforma appunto lo smartphone in un dispositivo medico a tutti gli effetti. Fantastico. Quindi diciamo, DI mi parlavi di hardware e di software, quindi significa che, cosa mi aspetto? L'hardware, mi dicevi il cellulare ce l'abbiam tutti con noi, quindi immagino sia lo prendo e cosa ci faccio? Allora, abbiamo un telefono, Sì? ci applico il proprio bumper, Ah-ah, questo è il dispositivo ottico, l'oftalmoscopio, sì. che tramite Wow, un magnete si attacca allo smartphone. Da qui, tramite il software e l'applicazione, dello smartphone, propria di DI, riusciamo a, registrare immagini e video della retina, proprio come un oftalmoscopio tradizionale. Ehm, diciamo è l'evoluzione digitale di questo strumento. fantastico. Consente infatti di tenere una distanza maggiore rispetto con il paziente, rispetto all'oftalmoscopio tradizionale, ma soprattutto consente di registrare quello che si sta vedendo e di avere sempre sotto controllo la situazione nel momento in cui vado a registrare il video. Ottimo. Allora, io per esempio che vado poco dall'oculista, ci sono andata giusto recentemente, analizzare e registrare in continuo la retina, che valore porta, che dato porta, quando serve, quando è necessario farlo? Allora,
tutti gli specialisti raccomandano almeno una visita oculistica all'anno. Questo perché molte delle patologie oculari sono asintomatiche fino agli stadi tardivi della malattia. Prendiamo come esempio il glaucoma. Il glaucoma è una malattia della retina che colpisce il nervo ottico e che può portare alla cecità. Il 10% della popolazione italiana sopra i 70 anni è affetto da questa patologia, che appunto si mostra diventa sintomatica solamente nello stadio tardivo e che può portare per l'appunto alla cecità. L'unico modo per contrastare questa patologia, come anche altre, sono i programmi di screening. Ottimo. Quindi accedere a programmi di screening con strumenti anche più semplici da utilizzare e soprattutto accessibili alla maggior parte della popolazione può aiutare a contrastare e prevenire queste malattie. Ottimo. Lo strumento è uno strumento che deve essere utilizzato da una figura professionale, che sia il medico, che sia un infermiere, quindi un operatore sanitario, o come avviene l'accesso a questo strumento? Sì, allora, DI è certificato per il mercato europeo e anche americano con FDA e come dispositivo medico che può essere utilizzato esclusivamente da operatori sanitari. Inizialmente, il target iniziale di DI era proprio il medico specialista, l'oftalmologo, che aveva a disposizione ovviamente molti altri dispositivi anche molto più performanti, ma nessuno di questi era portabile come DI. Quindi la possibilità di infilarlo nel taschino e tirarlo fuori per visite a domicilio è sicuramente un valore aggiunto, ma soprattutto il valore aggiunto di DI è quello di consentire anche ad altre specialità mediche di avere accesso al nervo ottico. Il nervo ottico è l'unico nervo del corpo umano visibile all'occhio umano. Quindi avere la possibilità e dare anche la possibilità di accedere a questo nervo che può portare tantissime informazioni rispetto al nostro stato di salute è assolutamente vitale nella pratica clinica. Ottimo. E questi altri specialisti sono persone, cioè è possibile utilizzare lo strumento e avere un riscontro, o in questo caso si attivano operazioni, come dicevamo prima, di telemedicina in cui viene passato poi allo specialista? Allora, potenzialmente, data la semplicità dell'utilizzo, chiunque può utilizzare DI. Da quanto semplice è per l'appunto nel suo utilizzo. Un caso studio molto importante che abbiamo portato avanti all'interno dell'unità pediatrica dell'ospedale di Padova è per l'appunto l'accesso di pazienti con dolori derivati dall'emicrania e quindi possibilmente possono essere derivati anche da un danno del nervo ottico. Il paziente entra all'interno del pronto soccorso, il medico acquisisce subito una registrazione video che è assolutamente non invasiva, ci si mette 30 secondi, la luce proveniente anche dallo smartphone è 50 volte inferiore rispetto a quella dell'oftalmoscopio tradizionale e può inviare la foto o il video direttamente al reparto di oculistica. Questo per dare un sì o un no all'accesso del paziente in quel determinato reparto. Quindi si ha un feedback diretto. Ovviamente il video che si acquisisce ha necessità di essere visionato da un esperto. Corretto. E questo è molto bello anche come flusso di assistenza, perché permette di raggiungere, un po' come prima ne parlavamo della cabina, anche in questa visione, in quest'ottica. Adesso mi accennavi un pronto soccorso, quindi collegare rapidamente un punto di accesso di un ospedale con un reparto, ma lo posso immaginare anche più ampio, quindi magari andare a fare degli screening in aree magari più distanti. Assolutamente sì, infatti qualche anno fa tramite dei programmi di screening a livello umanitario sono stati completati per l'appunto degli screening per il glaucoma
o per la retinopatia diabetica in aree remote come in India o nell'America del Sud. Questo perché? Perché è difficile portare una fundus camera tradizionale o un retinoscopio in luoghi così remoti. Come immagino sia difficile portar le persone invece in un posto in Assolutamente sì, cui e c'è. soprattutto i costi che sono elevatissimi per questo tipo di screening anche. Quindi sì, viene visto anche come uno strumento assolutamente portatile da poter essere utilizzato anche in quei luoghi in cui purtroppo ad oggi non c'è accesso a anche una sanità di base. Ottimo, questo penso sia un risvolto della salute digitale che, se ne parla tanto, ma, gli impatti reali sono altissimi perché, i dispositivi sono, spesso portatili, come facevi il caso di ovviamente di DI. La possibilità di avere un dispositivo, un personale sanitario che può non essere lo specialista e una connessione permette di andare a diagnosticare o comunque fare degli screening e fornire assistenza a persone o ad aree in cui altrimenti, sarebbe impossibile per una gestione logistica e di costi. Quindi questo credo sia un grandissimo valore aggiunto dello strumento e poi della salute digitale in Assolutamente, generale. diciamo che è l'obiettivo chiave della tecnologia. La tecnologia deve essere accessibile a tutti per poter dar valore non solamente a chi la sta utilizzando, ma anche a chi ne beneficia, in questo Verissimo. caso la persona. E lato medico come, viene percepito? Cioè come lo trovano questo strumento? Allora, bella domanda. Il lo specialista, per l'appunto, che ha accesso a strumenti molto performanti e dal costo anche, notevole, si parla anche di 10, 20 volte superiore a quello di DI, ovviamente avendo accesso a questo tipo di strumenti, un oftalmoscopio digitale come DI è uno strumento adatto per le visite a domicilio, dove non può portarsi per l'appunto questa tipologia di dispositivi. Per invece tutte quelle specialità che non hanno accesso al training e proprio anche fisicamente a questo tipo di dispositivi come la fundus camera, è sicuramente uno strumento chiave, perché per l'appunto dal nervo ottico si possono ricavare moltissime informazioni sullo stato di salute di una persona. Ottimo. Diretto o diretto. E dare l'accesso anche a chi non ha la giusta formazione o la possibilità di avere in reparto una fundus camera tradizionale è sicuramente un punto di inizio. DI è visto come uno strumento per l'appunto che abilita lo screening, che poi dovrà essere refertato e dato il consenso dallo specialista. Perfetto. Questo è bellissimo perché poi anche di screening, diciamo che la salute digitale insieme all'accesso va di pari passo anche con la prevenzione, che è un qualcosa che per 1000 motivi è sempre stato lasciato non lasciato da parte, ma non messo come prioritario per tanti motivi che tutti conosciamo, ma avere strumenti di questo tipo permette di andare a lavorare tantissimo sul discorso di prevenzione. Certamente diciamo che il passaggio che stiamo effettuando in questi ultimi anni è proprio quello da una medicina d'urgenza, ovvero, mi applico per risolvere un problema che c'è già, a una medicina preventiva. Quindi, tramite programmi di screening e comunque una medicina più accessibile a tutti, riusciamo a prevenire determinate patologie che sono assolutamente, evitabili. Ad esempio proprio il glaucoma. Il glaucoma, l'80% dei casi di questa patologia può essere benissimo evitato, Tantissimo. semplicemente con degli screening. Tantissimo, ed è semplicissimo pensare che basti uno screening a evitarne un 80%, fantastico. Assolutamente sì. Ottimo. E lato, diciamo, digitalizzazione, il medico, e soprattutto lo specialista che a livello di formazione e di necessità di formazione, copre un range d'età che può essere, differente. C'è una differenza di utilizzo e di percezione in funzione di età o di approccio al digitale? Allora, nei primi anni sì, nei primi anni abbiamo notato questo scoglio tecnologico, visto che il telefono, lo smartphone, avevamo avuto accesso solamente da pochi anni. Oggi invece,
questo tipo di strumento è ormai entrato nella vita di tutti e tutte le fasce di età, anche le specialità mediche hanno accesso a una tecnologia e quindi diventa tutto più semplice. Siamo partiti dagli Stati Uniti perché nel 2015 il mercato statunitense era quello più recettivo e che accoglieva questa tipologia di tecnologia. Il mercato europeo è un po' più tardivo, ma sta recuperando a grandi passi. Infatti oggi siamo agli stessi livelli degli Stati Uniti. Questo è un bene. E soprattutto il discorso di prima che aiuta almeno l'accesso, la prevenzione porta a riduzione di diagnosi, che porta a riduzione di costi per curare le diagnosi, l'outcome negativo, diciamo, della diagnosi. Quindi questo è Assolutamente. ottimo. Allora, ti passo una domanda che vedo Sì. da parte di Davide, che chiede: per quali telefoni la tecnologia è compatibile? Per adattare la tecnologia a nuovi device serve ripetere studi clinici? Allora, grazie per la domanda intanto. Attualmente, la prima release di DI è disponibile per iPhone. Questo perché, Apple ha dato una continuità, di, struttura proprio della fotocamera, per molti modelli di smartphone. Noi supportiamo al momento dall'iPhone 5 all'iPhone, 8/SE 2020. Questo perché DI per funzionare come, device fisico, quindi hardware, ha bisogno di essere configurato sopra la fotocamera. Okay, Quindi c'è bisogno di una, compatibilità proprio fisica tra hardware e okay, hardware. Ovviamente adesso stiamo, studiando l'applicazione di DI anche su altre tipologie di iPhone, ma non solamente. Quindi ottimo. dare accesso anche ad Android. Questo è un limite, diciamo, dell'hardware, che deve veramente ricadere dentro certi requisiti, tecnici e anche di struttura. Mentre a livello faccio io la domanda, ma poi Sì. passo a Omar perché io di questo so poco, ma, compatibilità invece di software è facile poi avere dopo la compatibilità hardware è più facile avere compatibilità con Android o con Allora sì, assolutamente sì. Addirittura Apple è molto più stringente in termini di requisiti okay, di app. Il grande lavoro che c'è dietro non è tanto nel consentire, alla fotocamera di, gestire l'acquisizione della foto, ma è proprio la gestione del dato in sé. Quindi la trasmissione del dato in caso da smartphone a smartphone o in una repository digitale. ottimo. Ottimo. Bene, grazie Giulio, direi che è bellissimo, soprattutto trovo bellissimo pensare che, noi possiam partire da un qualcosa che abbiamo e creare un medical device. Quindi, questo è un qualcosa di assolutamente fantastico, soprattutto perché si va a, diminuire la distanza tra, quello che, è il mondo medico, che sembra sempre così distante, o sembra sempre così complicato, perché anche prima si diceva lo strumento che è grande, cioè oltre che costoso è grande, invece in questo caso si va veramente a ridurre la distanza e si permette un accesso a moltissime persone. Io spero che nel futuro, sono consapevole e credo molto nell'intermediazione medica, sempre e comunque, ma, spero anche che, man mano tutti noi possiamo diventare più consapevoli, a livello di prevenzione o di quello che possiamo fare per gestire la nostra salute e quindi magari che in un futuro anche DI, si renda conto che c'è una literacy, alta e permetta quindi anche magari a un consumatore di avere accesso non alla diagnosi, ma alla possibilità di registrare. Assolutamente sì. Diciamo, la tecnologia non dobbiamo più vederla come uno scoglio, deve essere un valore aggiunto sia per il clinico che per la persona che beneficia di questo servizio. Anche, dobbiamo rendere la vita più semplice a tutti.
e questo lo facciamo tramite la tecnologia. Un esempio che un trend che ormai è nato più di qualche anno fa, ma che sta continuando a crescere, è sicuramente quello dell'intelligenza artificiale, Sì, che non deve essere vista come, ad esempio, un sostituto della figura clinica, ma è solamente un aiuto per far sì che il clinico possa performare il meglio possibile in ogni singolo caso. giustissimo. Grazie Giulio, grazie veramente. Grazie mille. Io adesso ti lascio qui, così apriamo Sì. una discussione finale e eccoci di nuovo tutti presenti. Sono sicura che Omar ha qualche domanda. Ma sì, guarda, la faccio per Giulio rapidamente perché poi è stato interessante anche leggere quelle del pubblico e ti chiedo, diciamo, in che direzione poi si va, nel senso che avete intenzione magari, ad esempio, di migliorare la capacità del dispositivo da agganciare per permettere di rendere l'esame ancora più completo, al di là della compatibilità, no, con i dispositivi, che chiaramente ampliarne la gamba è sempre bene, e quindi magari anche, non lo so, pensare a cose che il dispositivo attuale oggi non può fare, però magari dai feedback con i medici che avete avuto c'è già qualche idea di improvement o di nuova possibilità che potrebbe aprire il vostro dispositivo. Certo, quello che stiamo facendo attualmente è appunto migliorare ed estendere la lista di smartphone compatibili con questo device, ma non possiamo legarci solamente al dispositivo, per l'appunto hardware. Infatti stiamo portando avanti da 2 anni a questa parte lo sviluppo di una piattaforma appunto pensata per lo screening che consente di avere un referto parziale e un aiuto per il clinico dato dall'intelligenza artificiale. Stiamo cominciando appunto con immagini da fundus, quindi immagini della retina, acquisite non solamente con DI, ma anche con altri dispositivi portatili. Ok. Quindi per dare per l'appunto un aiuto in più al clinico e una possibilità in più alla persona finale di effettuare uno screening. Ok, grazie. Ottimo. Io ho dimenticato invece una domanda prima per Beatrice e la domanda è se le consult station sono noleggiate o vendute alle strutture che le ospitano? Allora, in realtà è come dicevo prima, nel senso che è uno strumento, che è uno strumento e poi al di là di quello tutto è possibile, quindi in realtà noi facciamo entrambe le cose. Di solito in ambito privato è noleggiato, e invece in ambito pubblico è più un investimento, quindi entrambe le modalità sono possibili. Invece trovavo molto, molto interessante la presentazione anche su DI e devo dire che ho già parlato anche nelle aziende perché trovo che è molto, molto interessante anche poterlo avere, cioè poter, come dicevo prima, no? Spingere sempre di più le possibilità della telemedicina e della televisita. Quindi oggi a distanza possiamo anche vedere il fondo oculare e quindi è molto interessante vedere tutti i nuovi device, tutte le nuove cose che si fanno oggi per appunto aiutare il medico a fare le sue visite a distanza come fino ad ora lo faceva, o ancora ora lo fa anche in presenza. E questo forse poi è proprio il bello, quindi essendo nata in modi differenti la salute digitale, quindi da realtà diverse, da bisogni diversi, è bello poi vedere che non è un qualcosa di diverso la salute digitale dalla salute e di conseguenza tutti i vari strumenti e servizi prima o poi faranno parte di un unico insieme, quindi è bello vedere che ci possono essere sinergie e integrazioni, perché poi alla fine tutto va a supporto del paziente o del sistema, vedendolo un po' a 360 gradi. Quindi questo è molto bello. Do un'occhiata se mi sono dimenticata delle domande. No, direi che ho risposto a tutte le domande che arrivavano dal pubblico.
Diciamo che per chiudere un po' questa discussione, questa talks di oggi, il titolo era come il medico può offrire ai suoi pazienti uno strumento in più per supportarli. Quindi questa era un po' la tematica guida, ma di nuovo è bello vedere che questi strumenti non vanno a aiutare solo il medico, vanno a supportare il paziente e poi possono esserci integrazioni differenti dalla consult station che può essere presente in farmacia o all'interno di un'azienda a DI che può essere utilizzato da non specialisti che vanno a supportare i loro pazienti o che possono tenerli monitorati nel tempo. Quindi la tematica aveva una lente e guardava le due soluzioni da un punto di vista, ma sicuramente possono essere viste da più angoli. A questo punto direi che posso passare ai ringraziamenti a Beatrice e Giulio per aver partecipato con le soluzioni di Consult Station e con DI e per le conversazioni avuta. Il prossimo evento, come vedete, sarà il 22 febbraio e al prossimo evento andremo a parlare di uno dei trend che abbiamo iniziato a vedere lo scorso anno e che sicuramente vedremo molto quest'anno, che è il self-testing, perché siamo partiti, diciamo, con il rush da test per il Covid a fine 2021. Tutti noi abbiamo imparato che ci sono alcuni test che possiamo fare a livello domestico, il Covid, ma il vecchissimo analisi delle urine fatte in casa, piuttosto che altri test, anche il test di gravidanza di per sé è un test diagnostico. Questo trend crescerà nel tempo su tanti altri, chiamiamoli marcatori, e quindi ne parleremo in occasione del prossimo evento per vedere quali sono i trend e gli sviluppi in quest'ambito. Lascio a Omer la parola finale. Sì, no, hai detto tutto. Invito magari i partecipanti a guardare sul nostro channel YouTube per trovare i precedenti video, trovate il link che ho appena postato. Ok, c'era una domanda, ma in realtà era un complimento per la discussione. Insomma, penso che sia interessante, sono importanti anche per noi questi feedback e niente, continueremo a parlare di queste tematiche. Ringrazio ancora Giulio e Beatrice perché comunque hanno portato un bellissimo contributo stasera e hanno reso molto interessante la discussione. Sì, grazie ancora e grazie a tutti della Grazie a partecipazione. voi. Buona Buona serata. serata. A presto. Buona serata. Grazie A mille. presto.